Buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti sul canale della Bottega del Cieco. Oggi proseguiamo quello che è la seconda parte del lavoro che abbiamo visto con la costruzione di una penna su misura e quindi prima di cominciare colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che ci seguono, che sono tanti, tutti quelli che ci sostengono con il loro caffè mensile e a cui dobbiamo un caloroso grazie. E vi ricordo che come al solito troverete in calce al video nella descrizione la divisione in capitoli per poter seguire con comodità e eventualmente riprendere le varie fasi che più vi interessano. Ci siamo detti tutto, penso che possiamo andare al tornio ed iniziare questa nostra nuova avventura. Siamo al tornio, qui abbiamo già montato quello che è il corpo con la boccola che abbiamo innestato la volta scorsa grazie alla resina epossidica e siamo pronti per filettare. L'altra volta abbiamo visto la filettatura interna del tappo, questa volta vedremo la filettatura invece esterna che quindi eseguiremo con una filiera montata su un portafiliere. Utilizzeremo un portafogliere di questo tipo che è un portafiliere scorrevole, questa è una filiera M13 col passo 1 e vedremo adesso il funzionamento. Va montata al posto della contropunta, solito cono morse adatto a quello che sarà il vostro tornio, quindi la montiamo, chiudiamo e ci mettiamo in posizione. Ok, ricordatevi sempre di lubrificare e raffreddare contemporaneamente grazie al lubrificante la parte in resina per evitare le deformazioni, perché quello è importantissimo. È un'operazione che fate a mano, quindi tornio spento e possiamo andare ad iniziare. Come vedete la filiera, ma nel suo procedere, scorre su un corpo cilindrico. Questo permette di mantenere sempre la centratura perfetta man mano che noi produciamo il filetto. Dato che dobbiamo andare avanti e indietro per scaricare il trucciolo, mantenere la corretta centratura è essenziale. Dovete essere molto pazienti perché nonostante la resina sia ovviamente facile, è un materiale malleabile, tutto sommato sotto la spinta di una filiera in acciaio HSS, il calore che producete durante la lavorazione potrebbe tendere a deformare la parte e poi vi ritrovate con la penna praticamente che gira storta tra cappuccio e corpo. Ovviamente fra i lubrificanti raffreddanti, diciamo così, che sceglietene uno che non macchi il legno in maniera definitiva, per le ovvie ragioni. Il filetto è fatto, lasciate una piccola porzione in fondo vicino alla battuta non filettata, un po' per non forzare e rischiare di tranciare la resina e un po' perché comunque dovremo creare un piccolo canale proprio per favorire la battuta perfetta ed evitare dei grippaggi del filetto. A questo punto possiamo togliere la nostra filiera scorrevole che ha eseguito il suo compito e diamo una piccola tornitura per creare quella gola di cui abbiamo detto, dopodiché foriamo e passiamo alla parte di filettatura interna, che sarà la parte che riceverà la sezione. Eccoci, dunque, troncatore a coltello e andiamo a liberare la goletta.
Perfetto. Adesso prepariamo, foriamo e filettiamo la parte interna. Abbiamo montato un mandrino Jacobs, punta un po' più piccola, non partite direttamente con la punta con la misura giusta per la filettatura, ma fate magari un foro, una misura un po' inferiore in maniera da forzare ancora di meno l'azione su quella che è la nostra resina. Quindi in questo caso una punta da 6, partiamo pian pianino come al solito, raffreddiamo sempre la punta, ricordatevi, e andiamo ad iniziare il foro. Abbiamo naturalmente già fatto la prima centratura del foro e siamo pronti per andare. Prendiamo un contenitore per i truccioli che poi metteremo a parte. Ok, primo foro eseguito, adesso cambiamo mandrino, cambiamo punta e facciamo il foro definitivo pronto per filettare. Bene, montata la punta giusta, quindi 9, filetteremo da 10, raffreddiamo e partiamo. Ecco fatto. Dovete procedere con attenzione, come avete visto, un po' perché tende a impastare sulle punte grandi la resina, un po' perché qui gli spessori adesso diventano davvero esigui, quindi occorre molta attenzione. Foro fatto, adesso andiamo a filettare. Rimontato il mandrino Jacobs, maschio, per filettare M10, solito, si raffredda e si filetta con calma. Il nostro filetto interno è pronto. Adesso ci prepariamo a costruire quella che è detta la sezione, cioè la parte che porta il pennino, regge il pennino. Quindi cambiamo di nuovo tutta l'attrezzatura e partiamo con quello. Qui abbiamo la sezione, o meglio, abbiamo quella che diventerà una sezione già stata filettata per innestarla nel corpo, e qui l'ho montata su un piccolo portapezzo, diciamo così,
realizzato sempre in resina. In commercio trovate anche quelli che vengono detti i mandrini appositi, sono fatti in ottone, potete realizzarli anche da voi. L'importante è che abbia la filettatura per raccogliere il pezzo che avete già fatto e filettato, in maniera da poterlo tenere perfettamente concentrico mentre fate i fori, che saranno più di uno, e la filettatura per il pennino. Adesso andiamo a fare il foro. Io ho già fatto naturalmente la centratura, il primo foro con il diametro più piccolo, questo è il foro di diametro definitivo per la filettatura del pennino. Adesso andiamo a farlo e poi vedremo gli altri fori che vanno fatti per creare l'alloggiamento corretto del pennino. Ecco, finalmente dopo tanti patimenti abbiamo finito il primo foro. A questo punto passiamo al secondo foro prima di arrivare a filettare. Il secondo foro che è leggermente più largo e serve ad accogliere il corpo intero del pennino. Secondo foro per allargare leggermente l'alloggiamento, lì a seconda del tipo di pennino che prendete troverete le varie istruzioni per le misure caratteristiche, perché ogni marca di pennino ha i suoi fori caratteristici, quindi in questo caso siamo partiti da 7, faremo un 8, poi ancora un 9, ma è per un pennino della Iovo, mentre ad esempio se usate un Bock già queste misure cambiano, quindi a seconda del pennino che prendete trovate poi le varie misure e quindi i vari fori da eseguire. Ecco fatto. Adesso a questo punto possiamo fare la filettatura prima di eseguire poi l'ultimo foro di alloggiamento. Di nuovo Mandrino Jacobs, maschio adatto al pennino che avete scelto, nel nostro caso abbiamo detto che uno Iovo, e andiamo a eseguire la filettatura. La procedura la conoscete già. Dovremmo esserci. Adesso facciamo una prima prova con il pennino, vediamo per la battuta.
Ok, aggancia, dobbiamo solo fare la battuta perfetta per far entrare l'ultima parte. Ok, cambio punta e adesso facciamo appena l'invito perché sono un paio di millimetri, non di più. Ok, adesso facciamo la prova. Ed ecco, perfettamente rasato, come si può vedere, l'alloggiamento per il pennino è creato. Adesso dobbiamo dare la forma alla nostra sezione per raccordarla alla ghiera del corpo e naturalmente a quello che è il pennino. Anche qui la forma che darete sarà a vostro piacimento, naturalmente. Abbiamo tolto dalla pinza il corpo filettato della sezione, adesso l'abbiamo montato su un mandrino che avete, un mandrino, possiamo chiamarlo un mandrino, che avete già visto in precedenza, che non è nient'altro che una parte in resina già filettata di diametro maggiore. Lo stringiamo sempre nella pinza, andiamo ad avvitarci la nostra sezione. Perché facciamo questo? Per avere più spazio per lavorare completamente tutta la sezione che dobbiamo affinare e dare una forma un po' più gentile rispetto a questo tronchetto che abbiamo adesso. Quindi ci serve avere più spazio e mettendo tutta la sezione all'interno della pinza non sarebbe stato possibile. Manteniamo la contropunta in appoggio nonostante il pezzo sia piccolo per sempre ottenere il massimo della centratura e siamo pronti per partire. Naturalmente qui dobbiamo tener conto che da una parte dovremo arrivare allo stesso diametro di quello che è la filettatura del corpo e dall'altra parte raccordarci in un modo un po', diciamo, estetico al pennino. Si comincia. Adesso proviamo il pennino per vedere se l'imboccatura è abbastanza coerente. Sì, direi di sì. Possiamo raffinarlo ancora un briciolino.
c'è ancora un leggero gradino, quindi dobbiamo lucidarlo ancora un po'. Della parte davanti direi che ormai ci siamo quasi. Togliere via ancora quel mezzo millimetro. Pazienza, lavoro di pazienza. Ancora un ultimo decimo direi. Ok, ci siamo. Adesso una leggera levigata, tanto che ce l'abbiamo pronto. Togliamo quella leggera bava che si forma intorno. Naturalmente poi tutte queste parti andranno lucidate con la parte, diciamo così, dedicata alla lucidatura. Gli strumenti per farlo li abbiamo già visti quando abbiamo presentato quello che era il discorso del buffing casalingo, quindi lo potete ripescare nei video precedenti e lì effettivamente date la lucidatura come si deve anche alle parti in resina. Adesso è solo, diciamo così, una lucidatura di servizio, tanto per non avere bave di lavorazione, rigacce eccetera, poter vedere se si presenta al meglio la parte, e direi che ci siamo. Adesso non ci resta che terminare la tornitura di quelli che sono corpo e cappuccio che abbiamo preparato in precedenza, dopodiché la nostra penna applicata alla finitura sarà pronta. Dunque le nostre parti sono quasi pronte, adesso dobbiamo fare la parte finale, ovvero tornire il legno alle dimensioni e alla forma che distingue quello che è la nostra produzione. Di solito io tornisco il corpo a 16 e poi il cappuccio faccio il raccordo diretto oppure leggermente maggiorato, quindi la prima cosa da fare è andare a delimitare la parte qui vicino alla resina alla misura che ci interessa, che è appunto di 16 mm, dopodiché siamo liberi di fare quello che è il resto della tornitura. Quindi posizioniamo la contropunta come al solito in appoggio, senza premere naturalmente, e siamo pronti per arrivare al nostro diametro indicato. Raggiunti i 16 mm, adesso possiamo fare quest'altra parte, poi gireremo e useremo il mandrino solito in resina per tenerci la parte e andiamo a finire.
Ok, possiamo girare il pezzo per terminarlo dalla parte opposta. Per farlo dobbiamo cambiare la pinza e quindi metterla al diametro adeguato, ovvero 16. Come vedete dalla rotazione, se lavorate bene con le varie misure, adattandovi alle varie pinze eccetera, abbiamo rigirato la parte e gira perfettamente concentrica senza neanche il bisogno di usare la contropunta. In questo momento naturalmente non usiamo la contropunta per evitare di segnare il fondo della penna, quindi dovete avere una mano leggera, lavorare con calma andando a terminare quella che è la vostra forma. E il corpo è bello che è pronto, adesso non ci resta che fare il cappuccio. Ora abbiamo montato il cappuccio e quindi stesso discorso, andiamo a tornire, misura, solita procedura. Ok, ora un briciolino, ma poi comunque teniamo la parte del cappuccio leggermente più abbondante, solo per una questione estetica, poi scegliete voi come preferite. Ok, così mi piace. Adesso finiamo anche lì la parte. Bene, vediamo il pezzo. Abbiamo rigirato il pezzo, dato che è corto e che abbiamo bisogno di lavorare con una misura che non è quella delle pinze, normalmente per non acquistare un'ulteriore pinza, mandrinino fatto di resina, si avvita la parte e così siamo liberi di usare il diametro che più ci aggrada. Per evitare di segnare con la contropunta, che comunque va solo in appoggio, ho messo un pezzettino di piallaccio da un paio di millimetri in maniera che non segni ma faccia comunque da supporto.
carteggiatina. E siamo pronti per la finitura. La finitura potete dare quella di vostra preferenza, indifferente, scegliete voi. Quella che utilizzo io la conoscete già, se non la conoscete potete vederla in pratica nei video dove costruisco le prime penne, dove lì si vede anche il tipo di finitura che pratico. Bene, andiamo dunque a dare almeno una lucidata e una pulizia e un minimo di finitura tanto per la presentazione, poi la montiamo. Per il tipo di finitura che utilizzo potete vedere il rimando in alto a destra, mentre invece vi lascio il link in descrizione. Siamo arrivati alla fine delle nostre fatiche, abbiamo fatto la nostra penna, possiamo vedere le varie parti. Cappuccio, eccolo qua. Il pennino che abbiamo già montato, eccolo qui, la nostra sezione, ovvero la parte che regge il pennino e che regge anche il convertitore che adesso prendiamo, converter, eccolo qua, e il nostro corpo. Possiamo riassemblare così vediamo tutto insieme. Quindi sezione, montiamo il pennino, montiamo il converter e abbiamo la parte di scrittura pronta. Introduciamo tutto nel corpo. Eccoci qua, e questa è la nostra penna pronta per scrivere. Quando dobbiamo portarla in giro, avvitiamo il suo cappuccio e la nostra penna è fatta. Io direi che ci siamo divertiti anche in questo episodio. Ringrazio tutti gli abbonati e voi tutti che ci seguite. Vi ricordo che per noi è sempre importante che voi spuntiate la campanella per seguirci. Siete in molti a guardare i video, ma per noi è importante che voi ci seguiate. A voi non costa niente, per noi invece è un bel aiuto. Detto questo, vi auguro di ritornare presto nel canale della Bottega del Cecco e intanto vi auguro buona vita.